Ciao a tutti e benvenuti in un altro video di Vipro Audio. Oggi tratteremo un argomento molto interessante, quello di streamare i propri lavori con un audio ad alta qualità ma in codifica stereo. Come avete già capito, sto parlando di Zoom. Zoom è un software che praticamente è disponibile sia su piattaforme Mac che su piattaforme Windows e ti dà la possibilità di ascoltare in modalità stereo. E questo è una cosa ottima per i musicisti o per come me, che sono un tecnico del suono, poter effettuare dei workshop online oppure fare delle sessioni di live streaming con un audio ad alta fedeltà. Vi mostrerò come ho settato il mio PC perché negli ultimi periodi ho visti un po' di tutorial su YouTube, ma secondo me non corretti, nel senso che praticamente è vero, ti davano la possibilità di trasmettere l'audio, ma non era in realtà stereo, perché io ho provato a fare questi settaggi visti da YouTube e non va. Sulla piattaforma Mac praticamente è molto più semplice, anche perché Zoom stesso ha un suo driver che si chiama Zoom Core Audio, una roba del genere, ora non ricordo di preciso, è un driver predisposto per queste cose qua e quindi molto più facile da settare. Invece su Windows c'è bisogno di fare qualche passaggio in più. E ora vi vorrei mostrare che cosa fare e come settarlo praticamente. Quindi detto questo, piccola introduzione, passiamo sulla schermata di Pro Tools e vi faccio vedere come ho settato il mio PC per far sì che Zoom riceva un audio stereo. Ok, siamo sulla schermata di Pro Tools. Allora, inizialmente, prima di iniziare a settare tutte queste cose, dal driver a qualsiasi altra cosa, c'è bisogno di scaricare praticamente un software che molti di voi già conoscono, che praticamente è questo qui. Bisogna andare su questa pagina qui, che magari vi lascerò il link in descrizione del video, dove bisogna scaricare questo Voice Meter, che praticamente non è altro che un mixer virtuale interno. Dopo averlo scaricato da qui, passiamo alla nostra configurazione. Quindi, una volta scaricato, vi troverete questo pannellino qua. Eccolo qua. Allora, cosa molto importante, prima di iniziare a settare il tutto, bisogna innanzitutto impostare qui su A1 il nostro driver. Io ora ho praticamente una Orion con una PCI con un DSP dell'RME e ovviamente ho 64 in e 64 out. Ma voi nel vostro caso magari avete una scheda più piccola, quindi avete magari solamente 2 ingressi o 4, quindi bisogna impostare il driver giusto. Qui abbiamo i VDM e più in basso abbiamo gli MME. Allora, bisogna selezionare gli MME, quindi selezionare canale 1 e canale 2, che sarebbero praticamente i canali principali da dove la vostra DAW uscirà come output. Una volta impostati questi, quindi MME, MADI, in questo caso 1-2, qui vi segnerà anche il sample rate e il vostro buffer. Se lavorate a 44 o a 48 bisogna andare nel menu e qui praticamente vi mostrerà i settaggi. Quindi se voi avete una sessione su Pro Tools che è a 44, 44 può andare bene. Se avete una sessione che è a 48, prima di aprire Pro Tools bisogna impostare questo qui a 48, ok? O a 88, 96, insomma. L'esample rate che utilizzerete nella sessione di Pro Tools. Una volta fatto questo, aprite Pro Tools, andate nella schermata Setup, Playback e qui non andate a selezionare la vostra scheda ASIO Hammered, che in questo caso è la Orion con il DSP della RME, ma andate a selezionare Voice Meter Virtual ASIO, ok? Una volta selezionato questo, passiamo su Zoom. Bisogna andare nelle impostazioni, audio e come altoparlante appunto mettere come il sistema
lui come il sistema lo intende praticamente come il controllo dell'audio di Windows, vedi, ma di 1 più 2. E quindi questo qui è il sistema, lui lo intende così, ok? Qui vabbè, nel microfono ovviamente ho il mio ingresso 7.8 che è praticamente il mio ingresso microfonico, infatti potete notare che entra anche qui l'audio. Se in basso qui non visualizzate queste opzioni, musica ad alta fedeltà o audio stereo, l'ulteriore passaggio è andare in profilo, modifica il tuo profilo, una volta cliccato qui vi aprirà Zoom su Google. Bisogna andare in impostazioni, riunione avanzata, in riunione avanzata scorrere in basso e modalità eccolo qua, abilitare questa spunta qua. Consente agli utenti di selezionare l'audio stereo nell'impostazione del loro client. Così vi apparirà queste altre opzioni. Una volta fatto questo, siamo pronti. Ovviamente non ho un modo per farvi ascoltare se in chiamata arriverà l'audio stereo, ma vi assicuro l'audio sarà stereo grazie a questo software qua. Questo è praticamente la chiave di tutto. Questo in realtà sostituisce quel famoso core audio di Zoom che praticamente nella versione Mac, qui una volta aperto Zoom, una volta aperto Pro Tools, in questo menu a tendina vi uscirà Zoom Core Audio. Voi dovete selezionare quel driver lì sulla piattaforma Mac. Invece sulla piattaforma Windows questa possibilità non c'è e questo diciamo prende il posto di quel driver lì. Quindi diciamo è l'alternativa. Fatto questo qui siamo sicuri al 200% che nel momento in cui metteremo play e sposteremo il pan a destra e a sinistra, chi ascolterà dall'altra parte della chiamata starà ascoltando con la qualità con cui ascolti te qui direttamente in studio, o ovviamente nella cosa più interessante, la modalità stereo. Perché ho fatto questa guida qua? Perché nelle guide che vedevo su YouTube ti facevano scaricare un programma sempre di VB audio che in realtà si chiama VB Cable, questi qua, ti facevano scaricare questo e non è altro che una patch virtuale interna. Loro mandavano il segnale della tua uscita della tua DAW, lo mandavano direttamente in ingresso qui. Qui ovviamente avevi selezionato 1-2 come ingresso e lui praticamente non ti faceva altro che un loop back del segnale, ma te lo buttava nell'ingresso microfonico. Quindi è vero che il segnale lo sentivi, ma nello stesso tempo lo sentivi male perché praticamente con il fatto dell'eliminazione del rumore di fondo c'erano degli artefatti dovuti all'eliminazione del rumore di fondo, e 2 non era stereo. Quindi non si stava utilizzando Zoom come si utilizza sulle piattaforme Mac, quindi in audio stereo e di alta qualità. In questo modo, come vi ho spiegato io adesso, questo si può fare anche con una qualità superiore. Ripeto un attimino il processo per farvi capire che cosa ho fatto. Ho scaricato Voicemeeter, ho aperto appunto questo plugin, questo sempre prima di aprire Pro Tools, questo bisogna farlo prima di aprire Pro Tools. Imposto praticamente i miei driver, in questo caso MADI 1.2 RME in versione MME e non VDM, in versione MME molto importante, perché se no non andrà mai, sono impazzito per capire questa cosa qua. Dopo aver selezionato questo, capire la vostra sessione se è a 44 o a 48 e se è a 48 andare nel menu System Setting e cambiarlo da qui, selezionare, ok? Dopo aver selezionato questa roba qua, aprire Pro Tools. Bisogna aprire Pro Tools. Una volta aperto Pro Tools, ok? Una volta aperto Pro Tools, andare in Setup, Playback, selezionare Voicemeeter Virtual ASIO, fare ok, aprire Zoom,
avviare una riunione, vi uscirà questa schermata qui con entra con l'audio del computer, accetta, ok? Infatti lui entrerà come il sistema, ok? Questa parola qua è molto importante, come il sistema. E buono, il gioco è fatto. Se avete appunto selezionato poi nelle impostazioni di Zoom in audio la modalità musica ad alta fedeltà e audio stereo, il gioco è fatto. In caso non vedete queste opzioni, bisogna andare su profilo, modifica il mio profilo, una volta cliccato qui vi aprirà Zoom nel browser. Andare in impostazioni, in riunione avanzata e abilitare, consente agli utenti di selezionare l'audio stereo nell'impostazione del loro client. Ok, detto questo abbiamo fatto tutto. Con questo piccolo video spero di essere stato chiaro su che cosa bisogna fare praticamente per impostare Zoom su Windows per avere un audio stereo ad alta fedeltà per le vostre live streaming o workshop, quel che sia, insomma. Quindi vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.